Il 2023 vissuto dalla Stardom è stato un anno particolare, avvolto da luci e ombre, ma che ci ha comunque regalato tanti momenti indimenticabili. Quest'oggi faremo un salto indietro nel tempo per decretare il meglio dello scorso anno, scelto esclusivamente da voi, che avete votato i vari sondaggi usciti negli scorsi giorni qua sul canale. Prima di passare all'azione vorrei ringraziare coloro che hanno votato e che hanno reso possibile la riuscita di questo video. Grazie di cuore. Bando alle ciance e iniziamo subito con la prima categoria. Il miglior pay-per-view del 2023 va a All Star Grand Kingdom che, come potete vedere, vince il trofeo con il 69% dei voti. Direi che non posso non condividere la vostra scelta perché All Star Grand Kingdom è stato senza ombra di dubbio un pay-per-view rivoluzionario per la Stardom, direi leggendario, che è entrato di diritto nella storia della federazione di Rossy Ogawa. All Star Grand Kingdom ci ha regalato parecchi momenti epici, tra cui la vittoria della White Belt di Mina Shirakawa, il debutto di Mercedes Moné in Stardom o ancora la conquista della Red Belt di Tam Nakano e il ritiro di Himeka, un pay-per-view davvero magico. Passiamo ora alla seconda categoria dove troviamo il miglior match del 2023. In questo caso a sorpresa c'è un pareggio, sì perché entrambi con il 31% dei voti abbiamo lo Steel Cage match tra Queen's Quest e Oedo Tai e Tam Nakano vs Giulia di All Star Grand Kingdom. Essendoci dunque un pareggio mi sono permesso di prendere un'ultima decisione e di conseguenza ho deciso di dare il premio di migliore match a Tam Nakano vs Giulia. A mio avviso questo scontro è stato storico, non soltanto perché Tam Nakano ha conquistato per la prima volta in carriera il World of Stardom Championship, ma anche perché lo ha fatto sconfiggendo una delle sue più acerrime nemiche, Giulia. Tra l'altro il tutto è avvenuto nel pay-per-view di maggior successo nella storia della compagnia. Direi che non potevamo chiedere di meglio. Tempo ora di miglior stable del 2023 ed in questo caso la vittoria va a Cosmic Angels. Dopo un inizio anno abbastanza turbolento per la scuderia capitanata da Tam Nakano, che ha visto l'addio di Mina Shirakawa e Waka Tsukiyama, che hanno lasciato Cosmic Angels per costruire Club Venus. Cosmic Angels si è poco a poco ripreso il top della federazione, dapprima con l'arrivo di Saori Anou e poi con l'aggiunta in pianta stabile di Yuna Mizumori. Cosmic Angels ha saputo contraddistinguersi da tutte le altre stable con le tante vittorie e i tanti allori portati a casa. Non possiamo dunque non menzionare la Red Belt e la White Belt vinte da Tam Nakano o ancora i Goddess of Stardom Titles vinti da Saori Anou e Natsupoi, senza scordarci la conquista del Wonder of Stardom Championship da parte di Saori Anou a Dream Kingdom. Un anno davvero magico per Cosmic Angels che le ha permesso giustamente di vincere il trofeo di miglior stable dell'anno. Passiamo ora al premio di miglior tag team dell'anno. A conquistare tale alloro sono state le Afrodite che con il 34% dei voti riescono a portarsi a casa la vittoria. Beh, che dire della squadra composta da Utami Hayashishita e Saya Kamitani, un team leggendario nonché uno dei più amati e vincenti dell'intera compagnia. Nel 2023 Afrodite ha dovuto far conto con dei problemi legati a degli infortuni che hanno dapprima tenuto ferma ai box Saya Kamitani e di conseguenza anche Utami Hayashishita. Questi infortuni hanno impedito ad entrambi di prendere parte ad alcuni dei più importanti momenti della Stardom, tra cui il 5-Star Grand Prix o ancora la Goddess of Stardom Tag League. Questo però non ha impedito ad Afrodite di vincere i Goddess of Stardom Titles appena tornate dagli infortuni, mostrando ancora una volta quale sia lo spessore di questo straordinario team.
Siamo giunti al trofeo più ambito e direi più importante dell'anno. Stiamo parlando del trofeo di miglior lottatrice dell'anno che con il 40% dei voti va a Giulia. L'ex leader di Donna del Mondo riesce dunque a portarsi a casa la vittoria di miglior wrestler dell'anno grazie alle sue imprese da New Japan Pro Wrestling Strong Women's Champion e da Artist of Stardom Champion, titolo che ha condiviso per buona parte del 2023 con Mai Sakurai e Tekla. Sicuramente Giulia si è fatta sempre trovare pronta a difendere il suo titolo sia in Giappone che all'estero contro avversari di tutto rispetto come ad esempio Yu o ancora Risa Sera e così via. In un anno dove molte lottatrici sono state colpite da vari infortuni che le hanno tenute lontane dal ring, Giulia ha saputo imporsi come una delle lottatrici di maggior presenza e continuità sul ring, dando una sferzata di energia alla compagnia di Rossi Ogawa quando ne ha avuto più il bisogno. Complimenti dunque a Giulia per questo 2023 mostruoso, sperando che possa ripetersi anche nel 2024. Siamo arrivati anche oggi al termine del video, ma prima di passare ai saluti permettetemi ancora una volta di ringraziare tutti voi che avete votato con assiduità i vari sondaggi che vi ho proposto nella sezione community del canale. Grazie di cuore! Qui sotto nei commenti potete lasciare un vostro pensiero sulle vincitrici di tali trofei e se siete tutto sommato d'accordo o meno con esse. Vi invito gentilmente a lasciare un like al video e ad iscrivervi al canale attivando la campanella per non perdervi i prossimi contenuti. Dal vostro amichevole Kirito di quartiere per oggi è tutto. Alla prossima! Sayonara!